canale. Io sono Elisa Caudullo, brand ambassador Posh Chalk e Voodoo Band. Oggi voglio raccontarvi il restyling che sto per effettuare su questo armadio, un armadietto che mi porto dietro da un po', è un po' vecchiotto, non è di gran pregio, è il classico mobile da battaglia che troviamo nei supermercati del mobile, diciamo così, che ho utilizzato negli anni in diversi modi. Ora è diventato una piccola dispensa qui nella mia cucina. Non l'ho comprato così come lo vedete, aveva una finitura noce, classica finitura noce scuro, ed è stato già oggetto di un restyling qualche tempo fa, che a dire la verità non mi piace tantissimo. Non l'ho ripreso perché non avevo necessità di farlo e soprattutto non avevo ancora l'ispirazione. E adesso invece è arrivato il momento di cambiare aspetto nuovamente a questo armadietto. Voglio dare carattere a questo mobile realizzando su di esso una versione ancora più accentuata della mia patina shabby, un effetto delabré marcato e deciso. Applicherò sulla parte centrale la coppia di fregi Arcangelo, codice WUB 1520, e tutto intorno, per creare movimento sulla superficie, applicherò il fregio cordone, il codice WUB TR46. Giocherò con Sugar Paper e Dark Sand di Magic Paint, che saranno i colori principali su una base estremamente materica costituita dal vintage e il nude parisienne. Questi ultimi mi serviranno anche per patinare insieme alle cere Magic Paint e alla pasta metallica Posh Chalk. Sostituirò le manigliette con i due pomelli in ceramica della linea The Cherry on the Cake di Magic Paint, che personalizzerò per renderli ancora più adatti allo stile che darò all'armadio. In descrizione troverete il link al sito dove poter reperire tutti i prodotti che ho utilizzato in questo restyling. Restate con me fino alla fine per vedere tutti i passaggi di questo restyling, e già che ci sono vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere. Dopo aver sgrassato bene l'intera struttura con acqua, ammoniaca e bicarbonato, procedo con la stuccatura per creare una base estremamente materica. Stendo uno strato abbastanza spesso di stucco, aiutandomi con la spatola e il frattazzo. Le spatolature sono disomogenee, in modo da creare una texture di base grossolana e ruvida al tatto. Sarà proprio il frattazzo ad aiutarmi ad accentuare i diversi spessori che si creano con le spatolature. Voglio che la superficie sia davvero irregolare e voglio avere un effetto delabré marcato ed evidente su tutto il mobile. A stucco perfettamente asciutto applico i fregi Voodoo Band. Comincio con il fregio cordone, vi ricordo il codice WUBTR46, che scaldo con un phon fino a renderlo flessibile, quindi malleabile. Io sto usando un phon termico, ma va bene anche un normale asciugacapelli. Il tempo che il fregio impiega a flettersi dipende dal suo spessore. Questo fregio è molto sottile, quindi si ammorbidisce molto velocemente, ma proprio per lo stesso motivo altrettanto velocemente tornerà a irrigidirsi, quindi mi toccherà usare il phon per tutto il tempo dell'applicazione del fregio. Stendo la colla e applico il fregio così come ho predisposto nel mio progetto, procedendo a piccoli step, fermando via via il cordone con un po' di nastro carta per tenerlo in posizione fino a che non si sarà asciugata del tutto la colla. Una volta posizionato il fregio, scaldo di nuovo e presso bene con le mani in modo da far uscire le bolle d'aria. Questo è un passaggio fondamentale per far sì che la modanatura aderisca correttamente sulla superficie. Ho bisogno di tagliare il cordone a ridosso dell'apertura delle due ante, quindi scaldo nuovamente e taglio il fregio senza alcuna fatica e con estrema facilità.
La caratteristica peculiare dei fregi Voodoo Band è proprio la loro malleabilità, sono fatti in pasta di legno ed hanno quindi tutte le caratteristiche del legno, ma hanno un vantaggio: se scaldati si flettono ed è questo il motivo per cui sono estremamente malleabili e si adattano a qualsiasi tipo di superficie e materiale. Ultimata l'applicazione del cordone, passo alle due coppie di fregi Arcangelo, di cui vi ripeto il codice VUB 1520. Dopo aver scelto come posizionarli, procedo così come ho fatto con il cordone, quindi scaldo il fregio distribuendo il calore in modo uniforme fino a rendere flessibile la modanatura. Applico un abbondante e uniforme strato di colla vinilica per legno su tutta la superficie del fregio. Posiziono il decoro così come stabilito, scaldo di nuovo e presso per far uscire le bolle d'aria in modo da garantire la perfetta adesione del fregio sulla superficie. Se vogliamo schematizzare il procedimento per applicare correttamente i fregi Voodoo Band, possiamo dire che 5 sono i passaggi da seguire: scaldare, applicare la colla, posizionare il fregio, scaldare di nuovo e pressare. Passiamo adesso alla stesura del colore. Per le ante e i fianchi del mobile utilizzo Vintage, al quale addiziono 3 cucchiai di sabbia. Voglio che la pittura sia davvero materica e la granulosità della sabbia è perfetta per ottenere l'effetto che sto cercando. Con il pennello Black King di Magic Paint, un pennello tozzo e molto spesso, picchetto il composto di pittura e sabbia sulla superficie, alternando alla picchettatura anche movimenti circolari, per far sì che la pittura copra bene tutti i dislivelli dovuti alle spadolature. Sul piano e sul bordo della base uso invece il Nuit Parisien, a cui aggiungo, così come ho fatto con il Vintage, 3 cucchiai di sabbia circa. Anche il tipo di stesura è la stessa, quindi movimenti circolari e picchettati in modo da ottenere una matericità della superficie ancora più marcata. Perfettamente asciutta la base materica, passo alla stesura del colore, che come vi dicevo sarà Sugar Paper per le ante ed i laterali e Dark Sand per base e piano. Con un pennello a punta vado sui rilievi, sarà più facile entrare bene nei ricci e negli intagli.
Per le parti più ampie uso invece un pennello tozzo e spesso, in modo da incorporare tanto colore nel serbatoio ed avere sempre una pennellata carica e corposa. Movimenti circolari e picchettati anche in questo caso. Sul piano, man mano che stendo il dark sand, aggiungo direttamente sulla superficie un po' di polvere materica, la polvere Magic Star di Magic Paint, per dare all'ultimo strato di colore un po' di consistenza in più. Stendo prima il colore, cospargo un po' di polvere nel punto in cui ho passato la pittura, aspetto un po' lasciando che il colore assorba un po' la polvere. E poi ritorno su quel punto a picchettare con il pennello in modo da creare una sorta di bucciatura leggermente ruvida e disomogenea. Sul piano non volevo la grossolanità della sabbia, ma volevo ottenere una delicata matericità e quindi la polvere Magic Star risulta perfetta. Avrei potuto aggiungere la polvere al colore così come ho fatto con la sabbia quando ho usato il Nuit Parisien e il Vintage, ma avrei avuto un effetto diverso. Tendendo prima il colore e poi andare a distribuire la polvere Magic Star direttamente sulla superficie, andando poi a picchettarci sopra con il pennello, aspettando che il colore assorba un po' di polvere, sottolinea maggiormente la matericità della pittura, ma senza uniformità, quindi ci saranno dei punti in cui la superficie sarà più ruvida, saranno quelli in cui sono andata a spolverizzare la polvere, e altri invece leggermente meno ruvido. Saranno i punti dove non ho distribuito la polvere e ci sarà soltanto, la matericità della base. Comincio a patinare con un lavaggio di colore, usando il Vintage per ante e laterali e Nuit Parisien per il piano. Comincio con il Vintage, lo diluisco con tanta acqua quanto basta per renderlo totalmente liquido. Mi munisco di panni sia umidi che asciutti. Con il pennello grosso e tozzo distribuisco il colore sulla superficie andando ad insistere bene sui fregi, in modo che il colore vada ad insinuarsi negli intagli. E con il panno asciutto vado a tamponare togliendo l'eccesso di colore sulla superficie, lasciando però che in prossimità degli intagli resti un accumulo di colore maggiore. Questo darà ancora più profondità e renderà più realistico l'effetto usurato che voglio ottenere. Proprio per questa ragione intorno ai fregi vado a sporcare con il colore facendo un gioco di leva e metti, diciamo così, fino a che non raggiungo l'effetto che mi piace. Gioco anche con i dislivelli creati dalle stuccature sulla superficie di tutta la struttura, quindi non soltanto sui fregi. Con il lavaggio di colore si dà ancora più risalto alla matericità della superficie che ha acquisito maggiore tridimensionalità grazie appunto alle stuccature e alla stesura della pittura addizionata alla sabbia e alla polvere. L'effetto materico è la base ideale per creare anticature e quelle patine invecchianti dal tipico sapore sciabbi. Questo tipo di tecnica, il lavaggio, è una tecnica semplice ma che riesce a creare un effetto realistico soprattutto se poi viene enfatizzato con le cere, quello che faremo fra poco. Sul piano e la base realizzo il lavaggio di colore con il Nuit Parisien che diluisco esattamente come ho fatto con Vintage.
Mi fermo un attimo con la patinatura per cominciare la levigatura, che mi serve a far emergere i vari strati di colore, ovvero la base di partenza, cioè la finitura color noce originale del mobile, il color tortora è il colore che ho usato per il primo restyling, lo stucco è il colore scuro, quindi il vintage per le ante e il nuit parisien per il piano. Ripulisco dalla polvere di levigatura e continuo con il lavaggio per uniformare i vari strati che sono venuti fuori. Questa volta utilizzo anche un vaporizzatore per creare delle colature di colore e dare un effetto dell'Ave, quindi leggermente stinto e scolorito. L'effetto della Bre così marcato, come questo che sto realizzando sull'armadio, si presta benissimo anche e forse soprattutto sulle pareti. Ho realizzato 2 video dove mostro la tecnica che ho usato per realizzare questo effetto su 2 pareti. E devo dire che le tecniche della Bre e della Ve creano delle atmosfere davvero particolari. Se avete curiosità, eccovi i link in descrizione e le schede qui su in alto. Dark Sand per realizzare un leggero dry brush sui rilievi per sottolineare ancora di più la tridimensionalità, non solo dei fregi ma anche delle spatolature sulle ante e sul piano, sfumando di tanto in tanto con il panno. Quando si realizza l'anticatura tutto avviene in modo molto spontaneo ed estemporaneo, e anche se le tecniche e i passaggi da seguire sono per così dire predefiniti, in realtà nei fatti ci si muove poi molto a distinto. Per cui inscatolare e racchiudere i passaggi in precisi step può risultare un po' riduttivo. La patina nei restyling è una magia che regala ai mobili su cui viene realizzata un'atmosfera senza tempo e quasi surreale. Quindi bisogna sempre tener conto della spontaneità, quindi andare a braccio durante le patinature, allontanarsi sempre un po' da ciò che si sta patinando, fermarsi un attimo, guardarlo prendendo un po' le distanze e continuare per capire quando è il momento di fermarsi o se c'è ancora qualcosa che vogliamo aggiungere alla nostra patina. Continuo ad effettuare il dry brush sui rilievi dei fregi con la pasta metallica Deep Gold di Posh Chalk, che mi servirà anche per patinare quando utilizzerò le cere, lo vedrete fra poco. Stendo su tutta la struttura un generoso strato di cera neutra, la leggendaria di Magic Paint. La stendo con movimenti incrociati per avere la sicurezza di coprire tutta la superficie uniformemente senza lasciare chiazze. La cera neutra mi servirà da protettivo ma anche da base per la patinatura a cera. Con la pasta metallica Posh Chalk Deep Gold e la cera grigia Lovable Grey di Magic Paint effettuo delle sporcature negli angoli, lungo i bordi del cordone e negli spigoli, andando ad ultimare la mia patina shabby. Cos'è la patina esattamente? Nel restauro conservativo il termine patina indica la finitura originale e il suo deterioramento dovuto all'usura e al consumarsi del legno a causa degli agenti atmosferici. E la patina in questo ambito è ciò che definisce il valore effettivo del mobile. Quindi quando si parla di patina, di mobile in patina nel restauro conservativo, si parla fondamentalmente di mobili di antiquariato.
Quando invece si parla di patina nel mondo del restyling, ci si riferisce all'effetto usurato e invecchiato che si ottiene con le tecniche anticanti, usando il lavaggio di colore, le cere, le scrostature, le sovrapposizioni di colore e tante altre tecniche che conferiscono al mobile un aspetto usurato, vissuto, come se quel mobile e la sua finitura esistessero da secoli. Quando osservo un mobile recuperato con le patine antiche, ho la sensazione di essere sospesa fra passato e presente. E questo, ciò che state vedendo, è il mio modo di interpretare la patina shabby. Ultimo passaggio è la personalizzazione dei pomelli. Con le paste metalliche Posh Chalk, Deep Gold e Brown Van Dyke creo sui pomelli, per renderli un po' più adatti al contesto del mobile, un effetto ottone molto scuro, profondo, ben definito sulla parte posteriore di ciascun pomello, un po' più sfumato verso la parte anteriore, lasciando che si intraveda la decorazione dorata del pomello. Ed ecco patina shabby, la mia interpretazione della patina antica. Spero che questo restyling vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti, gustatevi qualche foto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, ma soprattutto se vi fa piacere, e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi restyling. Grazie per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!